Oggi andiamo a recensire un mazzo di tarocchi editi dallo Scarabeo, gli Steampunk Art Nouveau. Ho avuto il piacere di conoscere l'autore Luca Strati al recente Nerd Show a Bologna e mi sono riproposta di farvi conoscere il lavoro di questo bravissimo artista. Andiamo a scoprirli tutti insieme dopo la sigla. Ciao a tutti amici e amiche di YouTube, io sono Angela e vi do il benvenuto alla nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Prima di cominciare vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti della Taroteca e che subito dopo l'analisi degli arcani maggiori ci sarà uno slideshow in cui li mostrerò e 22 a tutto schermo in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente, magari facendo degli screenshot dei vostri preferiti. Se vorrete acquistare il mazzo, in descrizione troverete dei comodi link che potranno tornarvi utili. Prima della fine della puntata, con un semplice clic potrete accedere alla playlist degli interattivi dedicati all'amore per ritrovare gran parte dei mazzi della mia collezione o iscriversi al canale cliccando sul logo, nel caso il video vi sia piaciuto. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Seguitemi! Ciao, benvenuti! Siamo qui di fronte alla nostra bella scatolina di questo mazzo di tarocchi Steampunk Art Nouveau. Prima di aprirlo vi posso dire che a parte che vi posso mostrare tutta la scatolina, fronte, retro, sotto, così innanzitutto potete già avere un'idea sulla parte artistica delle carte stesse che troverete all'interno e poi anche delle indicazioni delle lingue nel libricino che appunto è anche all'interno: inglese, spagnolo, italiano e portoghese. Questo mazzo è nuovissimo e io proprio l'ho scoperto quasi appena quando è stato pubblicato nel 2022, quindi nuovo. E ho avuto l'onore e il piacere di conoscere l'artista Luca Strati proprio da poco. È sempre una grande emozione conoscere proprio l'artista che realizza il mazzo stesso e poi ovviamente questi sono stati editati dallo Scarabeo. E partiamo all'apertura della nostra scatolina. Come potete vedere, appunto, a testimonianza mi sono fatta anche autografare la scatolina. Adesso tiriamo fuori il nostro mazzetto. Qui potete vedere, lo metto qui, vi spoilerò velocemente qualcosa perché trovate qui nel retro della scatolina la temperanza e qui il fante di coppe. E lo potete vedere anche dalla prima carta che solitamente accompagna i vari mazzi, cioè la prima carta di presentazione del mazzo stesso, poi con l'ultima dove appunto c'è lo scarabeo, delle indicazioni di seguirlo su Instagram, sui vari social e poi ovviamente troviamo le nostre 78 carte e il libretto. Ovviamente è abbastanza piccolino, quindi consiglio sempre di iniziare a leggere, giusto per avere una prima infarinatura e per conoscere il mazzo stesso, però poi ovviamente di andare ad integrare, approfondire con altre informazioni. Questo è stato scritto da Jamie Elford e ovviamente trovate le varie lingue, c'è appunto l'italiano proprio esattamente qui a pagina 23. Ovviamente tutto molto breve, però sicuramente vi può dare delle indicazioni principali da poter utilizzare
subito in una lettura e spiega velocemente di che cosa si tratta, è molto breve, quindi questa nave fantastica nel mondo di Van Allow, e dove si incontreranno dei viaggiatori del cielo, personaggi molto, molto particolari. Adesso lo vedremo man mano che vi farò vedere tutto il mazzo, e ovviamente anche una cosa piccolina piccolina c'è alla fine questo metodo qui, sempre per un primo approccio, però ovviamente potete andare ad integrarlo successivamente. Lo mettiamo qui, così potete continuare a vederlo, e questo è il nostro mazzo. Siamo pronti per partire ovviamente con la visione. Continuiamo e man mano vi dirò le altre cose proprio sul mazzo stesso, su ogni carta, e partiamo proprio con gli arcani maggiori. Vi ricordo che dopo i primi 22 vedrete uno slideshow per poterli visionare ancora meglio uno per uno e magari fare degli screenshot dei vostri preferiti. Eccoci di fronte ai primi 22 arcani maggiori. Consiglio sempre di iniziare ad approcciarsi ad un mazzo proprio andando a mettere in questo schema i 22 arcani maggiori, così da poter prendere confidenza con il mazzo stesso. Vi mostro ovviamente il retro della carta. Si può notare subito che, come tanti altri mazzi, il retro è speculare, o comunque ci sono dei disegni che ovviamente, mettendo fronte dritta la carta o al rovescio, non si nota la differenza. Invece in questo mazzo, se volete leggere le carte al rovescio, dal dorso già potete notare se una carta è dritta al rovescio. Non credo che sia così tanto difficile o vada in qualche modo ad inficiare la lettura stessa. Questo ovviamente è una cosa molto personale, però ovviamente mi andava di dirlo. Poi le carte sono abbastanza flessibili, la qualità è abbastanza buona, come quasi tutti i mazzi dello scarabeo, e poi ovviamente sono anche lucide. Vi mostro proprio tutta la carta così, in questo modo, che possiate vederla bene. La misura è di 6,5 per 11,8. L'intero mazzo, se lo prendete in mano, dovrebbe essere di circa 2,5 cm. Quindi passiamo al dunque. Questo è un mazzo che fonde due dei movimenti, secondo me, più belli. L'Art Nouveau sicuramente è quello più conosciuto, quello che può essere anche abbastanza amato. Io lo adoro e lo possiamo notare anche nelle carte stesse, nelle decorazioni, nelle varie carte. Ovviamente io non vedo uno stile Art Nouveau troppo ridondante e pesante, come magari troviamo proprio del genere stesso. E ecco perché dico che secondo me si integra perfettamente a quello che è anche lo steampunk. Quindi abbiamo da un lato le linee così formose, lineari, tondeggianti dell'Art Nouveau, e invece abbiamo quelle diverse ovviamente dello steampunk. Per chi non conoscesse lo steampunk, giusto per fare un breve cenno, è un movimento che è nato a cavallo tra gli anni 80 e 90. È un movimento artistico e culturale,
che gioca con gli anacronismi e con le tecnologie, quindi solitamente l'ambientazione preferita è quella dell'epoca vittoriana, gli elementi sono troviamo gli elementi dell'Ottocento che sono integrati con degli oggetti, elementi futuristici. Mi ricordo proprio uno slogan che ho trovato proprio per parlare e identificare lo steampunk, è come sarebbe stato il passato se il futuro fosse accaduto prima, quindi questa è una cosa molto carina. E qui rintracciamo tutti gli elementi, quindi meccanismi, orologi, le donne hanno questi corsetti, corpetti, cinghie. Ovviamente è normale che man mano dalla nascita dello steampunk sia integrato ed evoluto con altri elementi stessi e soprattutto anche poi nell'abbigliamento. Lo potete vedere, fare una ricerca per approfondire questo stile proprio tramite internet. Una cosa prima di passare agli arcani minori, parlando proprio delle carte stesse dei maggiori, potete notare che non c'è scritto il nome nell'arcano maggiore, quindi il bagatto o mago non c'è scritto come in tutte le carte, ma potete riconoscerlo dal numero romano nella parte superiore. E qui ovviamente, lo dico proprio velocemente per chi non conoscesse gli arcani, abbiamo il matto, il mago, la papessa, l'imperatrice, l'imperatore, il papa, gli amanti, il carro, la forza. E qui mi fermo velocemente per dirvi che potete già notare che sono di matrice Waite Smith, quindi della tradizione che vede la forza al numero 8 e la giustizia al numero 11, cosa che invece è immersa negli arcani, nella scuola marsiliese, di tipo marsiliese. Continuiamo con l'eremita, la ruota, la giustizia, l'appeso, la morte, la temperanza, il diavolo, che in questo caso è una bellissima donna, con queste zampe da capretto. E poi abbiamo la torre, la stella, abbiamo poi il sole, oddio, ho invertito, perdonatemi, la luna, il sole, il giudizio e poi infine abbiamo il mondo. Adesso passiamo agli arcani minori. Eccoci di fronte ai nostri primi 14 arcani minori, quindi troviamo le coppe. Se volete potete fermare anche il video in questo momento per poterle visionare in tutta la loro bellezza. Siamo elemento acqua,
L'iconografia è stata abbastanza rispettata. Ovviamente ci sono alcune carte che hanno una predominanza femminile, cosa che magari negli altri mazzi possiamo trovare appunto dei personaggi come per esempio il 5 di coppe, dove c'è un uomo, invece in questa carta e in tante altre viene rappresentata una donna, anche nel 9 di coppe effettivamente. Insomma, ci sono varie carte e soprattutto da notare nelle carte di corte il fante e il cavaliere. Assolutamente non si discostano come significato ai tradizionali, e quindi non avrete difficoltà nella lettura. Una caratteristica degli arcani minori è che troviamo il numero corrispondente sopra, nella parte superiore delle carte, e nella parte inferiore al centro troviamo il seme. E qui appunto vediamo delle coppe in tutti gli arcani. Invece poi ovviamente nella parte superiore delle carte di corte troviamo i simbolini che appunto corrispondono. Qui abbiamo lo scudo per il paggio o fante di coppe, abbiamo questa testa di cavallo per il cavaliere, una coroncina per la regina e una corona un po' più importante per il re. E adesso andiamo a vedere gli altri arcani minori. Eccoci di fronte ai pentacoli, o più conosciuti come denari. Anche qui potete fermare il video per poterli visionare attentamente. Ovviamente mi preme dire che questo video è conoscitivo di questo mazzo, come tanti altri che mostro della mia collezione. Poi ovviamente è uno stile, è un modo di rappresentare gli arcani che assolutamente deve piacere e deve coinvolgere. Ecco, questo è il mio intento primario. I colori sono molto accesi. Onestamente non ho riscontrato difficoltà nella lettura perché, come già ho detto, viene rispettata l'iconografia classica proprio del mazzo originale, quello di Pamela Colman Smith e Edward Waite. E quindi ecco perché ritengo che sia un mazzo adatto sia ai neofiti sia per chi incomincia a leggere per la prima volta i tarocchi, sia ovviamente ancora di più per chi è esperto, potrà trarre delle ulteriori informazioni proprio anche dalla lettura dei colori, dei simboli che sono stati inseriti ed integrati, quindi anche di andare a metterci ulteriori interpretazioni proprio che derivano dagli elementi anche decorativi, ma anche quelli che sono appunto caratteristici dello stile steampunk. E adesso passiamo agli altri arcani minori. Dall'elemento terra dei pentacoli adesso passiamo all'elemento fuoco del seme di bastoni, che come già detto trovate proprio nella parte inferiore al centro di ogni carta. Ovviamente quello che consiglio sempre quando ci si trova ad utilizzare un mazzo nuovo è, l'ho detto all'inizio per gli arcani maggiori, ovviamente vale lo stesso per gli arcani minori, di osservarli uno per uno o di metterli in questo schema qui come meglio preferite e confrontarli anche con altri mazzi che avete, se li avete, oppure proprio di trovarvi insieme a loro, magari lasciarvi coinvolgere dalle immagini stesse e prendere un quaderno per conto vostro e scrivere ogni singola cosa che appunto vi viene in mente e che vi stanno suscitando in quel preciso momento. Ovviamente un'altra cosa che mi preme dire
che è vero che la carta è abbastanza buona, cioè ottima, rimane comunque sottile. Io sconsiglio sempre un tipo di mescolamento che sia troppo aggressivo, tipo il riffle shuffle e altre cose secondo me troppo aggressive. Quindi fate molta attenzione, può essere utile proprio per non andare a rovinare proprio soprattutto i bordi e per far sì che appunto poi la qualità della stessa carta rimanga poi intatta nel tempo. Potete fermare il video in questo momento per guardarli, osservarli uno per uno e adesso noi ci vediamo con l'ultimo seme, quello delle spade. E per concludere la visione di questo meraviglioso mazzo andiamo a vedere il seme delle spade collegato all'elemento aria. E anche qui potete fermare il video in questo momento così potete visionare ogni singola carta. Per me sono proprio molto belle. Ovviamente a me piacciono i colori molto accesi, adoro l'Art Nouveau, lo steampunk ovviamente l'ho conosciuto e l'ho approfondito da poco proprio conoscendo questo mazzo stesso. E ovviamente è un mazzo che io consiglio a tutti quanti, anche ai neofiti. È normale che ci si deve adattare un pochettino, come ho detto all'inizio, e soprattutto negli arcani maggiori si devono conoscere perché non c'è scritto il nome degli arcani. Ed è una scelta che condivido anche, è ovvio, perché essendo ogni singola carta abbastanza piena, ovviamente almeno negli arcani maggiori già il fatto che ci sia il numero corrispondente proprio con il numero romano già si comprende, quindi proprio per i neofiti si dovrà studiare proprio corrispondenza, numero, nome. Poi per gli altri arcani minori ovviamente non credo che ci siano difficoltà, perché sì, è vero che in tanti altri c'è proprio il nome scritto, fante, cavaliere, regina e re, però essendoci qui il simbolo proprio sopra la parte superiore della carta, appunto si dovrà fare un po' caso, magari proprio quando capiteranno in una lettura. Si conclude qui la visione di questo mazzo, magari fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e ovviamente vi ringrazio per l'attenzione, per la pazienza e noi ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao!